Sto per descrivervi uno dei primi piatti che preferisco in assoluto e che mi concedo quando ho proprio voglia di pasta, la gricia. Un primo piatto tipico del Lazio, spesso bistrattata in favore di carbonara o amatriciana, ma che non ha niente da invidiare. Come spesso capita per le bontà regionali, ci si batte per natali e origini. Io sarò imparziale e vi racconterò tutte le versioni e varianti. Restate con me per questa tappa strepitosa! Per preparare la pasta alla gricia iniziamo con l'affettare il guanciale, lo taglieremo a listarelle. Ci sono due scuole di pensiero sulla pasta alla gricia. La prima concorda sulle origini a Grisciano, frazione di Rieti, in Lazio. La seconda, dato l'impiego di guanciale e pecorino, ritiene che la gricia sia antenata della matriciana. E Amatrice, prima di rientrare nei confini laziali, era in Abruzzo. Da qui le controversie a riguardo e il motivo per cui molti definiscono la gricia matriciana bianca. E ora grattugiamo il pecorino. Io lo grattugio finemente, così aggiungendolo dopo la pasta si scioglierà più facilmente. Il pecorino romano, nella cucina tradizionale romana, viene utilizzato per molti primi piatti, compreso la cacio e pepe. Guanciale a listarelle, pecorino romano grattugiato, andiamo ai fornelli. In un tegame capiente, che possa contenere anche successivamente la pasta, metto il guanciale, senza nessun condimento, perché sfrutteremo il fatto che si sciolga lo stesso grasso. Lo facciamo rosolare a fuoco molto basso finché il grasso diventerà trasparente. Mentre il guanciale sfrigola, l'acqua sta bollendo. Mettiamo un po' di sale e caliamo la pasta. Io utilizzerò della pasta corta, ma per questo piatto si può utilizzare indifferentemente anche quella lunga, ma quella corta secondo me raccoglie meglio il condimento. La facciamo cuocere e la scoleremo molto ma molto al dente. La pasta alla gricia è semplice e povera, ma batte quanto a bontà moltissimi piatti ben più complessi. La pasta è pronta e ben al dente. La scolo e la metto direttamente in padella con il guanciale. E la mantechiamo con il guanciale. Alziamo la fiamma e facciamo assorbire tutta l'acqua. In questo modo la pasta terminerà la sua cottura assorbendo tutto il sapore del guanciale. Perfetto, la pasta è cotta, spengo il fuoco, guardate com'è bella cremosa e lucida. Ed è il momento di aggiungere il pepe nero macinato fresco e il pecorino grattugiato. Mi raccomando, a fuoco spento. Aggiungo giusto un filo di acqua di cottura per fare un po' di cremina con il formaggio, manteco tutto e poi possiamo servire la nostra pasta alla gricia. E ora andiamo a impiattare. Ed ecco la nostra gricia, mi raccomando, una volta pronta mangiatela immediatamente. Rimaniamo sempre in Lazio e prepariamo un altro caposaldo della tradizione romana, la carbonara.
Famosa in tutto il mondo, rivisitata in mille modi, oggetto di mille discussioni sugli ingredienti che la compongono. Oggi vi svelo tutti i segreti e mi atterrò alla ricetta originale. Per la mia idea in più partiamo anche questa volta dal guanciale, che taglierò però a cubetti. Qui ho delle fettine, ricavo prima delle listarelle che poi taglio a cubetti. Ve lo ripeto, noi oggi faremo la ricetta tradizionale, originale, ma parlando di varianti, ecco la più gettonata. Al posto del guanciale si utilizza la pancetta, sia dolce che affumicata. Non me ne vogliano i romani, però è così. Ecco cosa abbiamo sul nostro tavolo: l'onnipresente pecorino romano usato sulla tavola laziale in tantissime ricette, il guanciale a cubetti e delle uova freschissime. Prepariamo la nostra carbonara. Come per la gricia, anche la carbonara prevede di rosolare il guanciale a cubetti, però questa volta, quindi lo mettiamo in una padella. Questa volta la padellina può essere piccola perché non mantecheremo la pasta all'interno. Il guanciale si è rosolato, adesso faccio un'operazione, ovvero scolo il grasso in un ciotolino per farlo raffreddare. Questo mi servirà poi per il condimento. E parliamo di un'altra variante, questa volta riguardante le uova. Questa volta le pastorizziamo perché molta gente non si fida ad usare le uova crude, quindi in una bastardella, che è appunto questo tegame svasato con i manici, mettiamo le uova e poi andiamo a cuocere il tutto sul fuoco, su un bagnomaria in realtà. Il fondo della bastardella non deve toccare l'acqua e portiamo il tutto a 60 gradi sbattendo con una frusta. Allora, iniziamo con le uova. Ne metterò 2 intere e 4 tuorli. Quindi il condimento lo prepariamo nella bastardella. Se invece volete procedere nel modo tradizionale, basterà formare il condimento in una ciotola, mischiando tutti gli ingredienti a crudo. Dopo le uova uniamo in bastardella il grasso del guanciale, che deve essere tiepido, mi raccomando, altrimenti cuocerà le uova. Decidete voi se aggiungerlo tutto, aggiungerne una parte. Il pepe nero, ma un'altra variante è di aggiungere quello bianco. E ora portiamo la bastardella sul bagnomaria. Come abbiamo detto, il fondo della bastardella non deve toccare l'acqua in ebollizione. E l'acqua deve solo fremere, quindi se sta bollendo vorticosamente abbassate il fuoco. Mischiamo con una frusta fino a portare il tutto a 60 gradi, mi raccomando non oltrepassate i 60 gradi altrimenti l'uovo si straccerà. Mentre teniamo sotto controllo il nostro condimento, l'acqua bolle, la salo e ci metto gli spaghetti. E li faccio lessare al dente. Qui siamo arrivati ai 60 gradi, spengo il fuoco e aggiungo il formaggio. Mescolo per amalgamare tutto. Mancano un paio di minuti alla fine della cottura della pasta e in questo momento possiamo aggiungere il guanciale croccante al condimento per lasciarlo tale. E ora, romani non vogliatemene, parlerò dell'ultima variante, ovvero quella di aggiungere al condimento la panna fresca, che assolutamente non si fa. Il condimento è pronto, lo verso in una ciotola fredda, mi raccomando, questo è importante, perché se mischierete il condimento in una pentola calda l'uovo si straccerà. Versiamo la pasta scolata nella ciotola e mischiamo. Guardate quanto è cremosa. Se fosse un po' troppo densa potete aggiungere un goccio d'acqua di cottura della pasta. E poi va servita immediatamente.
C'è solo l'imbarazzo della scelta oggi, vero? Io sarei capace di mangiare prima un bel piatto di gricia e poi anche uno di carbonara. Come si fa a resistere?